Amici del Portale del Verde, buongiorno, ben ritrovati. Oggi vi parleremo ancora di propagazione delle piante, vi parleremo nello specifico della propagazione della lavanda attraverso il sistema della talea. Andiamo a vedere come effettuare questa operazione. Bene, allora come potete vedere la pianta che abbiamo qui di fronte, ahimè, non è stata potata, o meglio ho iniziato adesso a potarla per poter registrare questo video, ma come vedete qui la pianta è ancora in fiore e siamo ormai a metà settembre. Questa pianta andrebbe potata invece in agosto, si raccolgono questi bellissimi fiori appunto color lavanda profumatissimi che si possono anche far seccare e dare profumazione in casa. Quando si fa questa operazione sarebbe proprio anche il momento giusto per fare le talee, perché la stiamo già pulendo, la stiamo ripulendo appunto dei fiori ed è il momento buono per andare a prelevare anche il materiale. Il materiale giusto in questo caso per fare la talea lo si capisce un po' anche come il rosmarino, facendo flettere praticamente il giovane rametto, cioè si prende il rametto e lo si tocca, cioè bisogna toccarla un pochino la pianta e sentire se questa parte è già troppo lignificata, non va bene. Bisogna prendere un giovane ramo, praticamente la crescita di quest'anno o al massimo di un anno e mezzo, non di più, perché se no difficilmente la nostra talea attecchirà. Quindi in questo caso vedete questo è un rametto buono, si sente proprio che è molto flessibile, quest'altro anche. A questo punto andremo con il nostro forbice a prendere. Una volta individuato appunto il rametto non dobbiamo fare altro che alla base la lunghezza del rametto deve essere circa di 10, 12, massimo 15 cm, andremo con il nostro forbice a tagliarla. Dopodiché, ecco, anche qui vi consiglio sempre di prelevarne qualcuno in più, anche perché se qualcuno muore, almeno la buona riuscita delle altre è garantita. Andiamo a tagliare, eccolo qua, questo è il rametto che abbiamo prelevato. Preleviamone quante appunto ne abbiamo bisogno. Bene, come sempre, prima di procedere al tutorial vi faccio vedere di cosa necessitiamo per fare questa operazione. Allora, innanzitutto dei vasi di riciclo come questi vanno benissimo, è un vasetto alto in questo caso 10 cm, si possono utilizzare anche quelli quadrati che sono più profondi a livello di altezza, sono i 7x7 per intenderci, quelli usati dai vivaisti. Comunque anche un vaso così va bene. Del terriccio che abbiamo in questo caso già preparato, in questo caso è una miscela fatta di terriccio universale, torba e sabbia, 33, 33, 33, quindi in 3 parti uguali. Qui l'ho già miscelato, non fate altro che metterlo in un secchiello e miscelarlo. Del materiale inerte come può essere questo, che del ghiaietto oppure dell'appillo vulcanico, insomma del materiale che serve per mettere nel fondo del nostro vasetto, lo spruzzino nebulizzatore che non deve mai mancare, la materia prima logicamente che abbiamo prelevato dalla pianta, un forbice e in questo caso ho portato anche della polvere radicante ormonale. Praticamente questo è un acceleratore, chiamiamolo così, serve per dare un aiutino a quelle piante come la lavanda che sono abbastanza, hanno una parte legnosa abbastanza presente, quindi il rametto per quanto è flessibile è comunque un po' legnoso. Ecco, in questo caso un aiutino questo glielo dà, non è fondamentale, però se volete potete aiutarla. A questo punto procediamo con l'operazione del taleaggio. Allora, prima cosa da fare, come sempre, andiamo a mettere uno strato di un paio di centimetri di ghiaietto nel fondo del nostro vasetto. Come vedete questo serve per tenere lontano quello che è il problema numero uno per tutte le piante, che è il marciume radicale. Ho detto delle piante, ma in questo caso anche delle talee. Sembra strano, ma le talee, la maggior parte dei fallimenti delle talee è proprio per un discorso di marciume, non perché la pianta è secca, ma perché proprio marcisce. E a questo punto questo strato sotto garantisce un buon drenaggio. Dopodiché non dobbiamo fare altro che con le mani andare a riempire il nostro vasetto quasi totalmente. Io lo riempio quasi fino al bordo.
non vado a pressarlo più di quel tanto, ci penserà la pioggia, normalmente al massimo si fa così un poco per assestarlo e il vasetto è pronto. Dopodiché non dobbiamo fare altro che andare a preparare la materia prima. Abbiamo un rametto in questo caso di 20 cm, lo accorcio un poco in cima, giusto per togliere proprio la parte, la cimetta, e lascio quelli che possono essere 3-4 ciuffetti sopra. Gli altri vado proprio a speluccarli così in senso contrario, vedete, li tolgo. Cerchiamo di farlo lievemente questa operazione, perché comunque sono tutte ferite che andiamo ad apportare alla pianta, e la pianta, la nostra giovane talea in questo caso, deve concentrarsi soprattutto sul mettere le radici, non sulle ferite che ha, e quindi meno andiamo a fare ad apportare ferite e meglio è. Quindi facciamola lentamente questa operazione, dopodiché quando abbiamo lasciato appunto questi, ecco, questo basta e avanza, eccolo qua. A questo punto la nostra talea è pronta. Andiamo ad operare un taglio a fetta di salame, questo serve per aumentare la superficie radicale, è un aiutino che gli si dà. Dopodiché non dobbiamo fare altro, possiamo prendere un bastoncino, una canna di bambù, va benissimo, andiamo a fare un buco che va proprio fin quando andiamo a toccare il fondo del vaso, così siamo sicuri che arriviamo in fondo con la nostra talea, la mettiamo fino in fondo, dopodiché la rialziamo un poco, giusto quel tanto che quando noi andremo col dito a schiacciare la terra, a posizionare un po' di terra intorno, la terra scenderà sotto al nostro rametto, così siamo certi che sotto vi sia della terra. Basta, la nostra talea è pronta in questo caso per essere annaffiata. Andiamo col nostro, eccolo qua, col nostro nebulizzatore ad annaffiarla. Ricordate sempre che all'inizio la pianta prende nutrimento dalle foglie, non può prenderlo dalle radici, quindi bisogna ricordarsi di fare questa operazione. In estate, visto che la lavanda si può fare tranquillamente ad agosto, con le giornate molto calde bisogna farla sempre questa operazione praticamente tutti i giorni. Se non abbiamo il tempo per farla, vi posso consigliare di andare a vedere il video dove parlo del sistema della bottiglia. C'è proprio un video dove io spiego come si fa col sistema della bottiglia. In questo caso evitate di doverla bagnare. Vi parlavo prima della polvere radicante, non me ne sono dimenticato, è che in questo caso non l'ho usata, ma adesso vi faccio vedere come si fa nel caso in cui la si usa. È una polvere che trovate tranquillamente nelle varie garden o agrarie della situazione, non faccio il nome per non farne pubblicità. In questo caso tiro fuori il rametto per farvi vedere, non dovete fare altro che intingerlo proprio, andiamo, guardate, se è un poco bagnato rimane attaccata questa polvere, quello che basta è questo. Dopodiché non dobbiamo fare altro che fare la stessa identica cosa che abbiamo fatto prima, cioè il buco, andare a metterla dentro, rialzarla un poco e poi andare a comprimere un po' la terra. Ecco, questa polvere è sicuramente una spinta, un aiutino che gli diamo alla pianta e che ci può garantire un maggior attecchimento. Detto questo, la cosa più importante, secondo me, la mia esperienza che ormai è di 20 anni, bene o male che sono nel mondo del giardinaggio, è sicuramente, oltre ad aver fatto bene questa operazione, è di non dimenticarsi mai che la cosa più importante è dove andiamo a riporre il vaso. E adesso vi faccio venire con me per farvi vedere la posizione in cui andrò a mettere questo vasetto. Io in questo caso questo vasetto lo metterò qui insieme alle altre talee. Come vedete, sotto non vi è il sottovaso, tanti mettono il sottovaso, ma ripeto, se andiamo a nebulizzare non ha bisogno, anche perché quello creerebbe sempre il ristagno idrico. E come potete vedere, questo è un retroscala, è un retro della casa dove io ho un sacco di talee. Qui ho fatto delle talee di lagestroemia, lì ci sono delle rose, qui ci sono le ortensie, e tutte bene o male prendono. Guardate questa come ha preso bene, ma
non è che io ho il pollice, quello che dice io ho il pollice verde, io ce l'ho nero, non è una questione di pollice, è questione di fare le cose nel modo giusto, sensato. A me i vivaisti hanno sempre consigliato di farle in un posto, riporre la talea in un posto dove vi sia sì molta luce, e qui luce ve ne è in abbondanza tutto il giorno, adesso siamo quasi a sera, guardate che luce che c'è, ma non vi siano mai i raggi diretti del sole. Quello, ahimè, logicamente porterebbe alla morte in pochi giorni della nostra giovane talea, che ricordiamo sempre ha subito una grandissima operazione, quindi deve stare tranquilla, pacifica in una zona d'ombra con della buona luce. Se questo video l'avete considerato utile per voi e per gli altri, come sempre mettete un bel pollice all'insù, spolliciate e soprattutto condividetelo nei social. Ciao, alla prossima!